Il quadro Paesaggio con castello in rovina e una chiesa di Jacob van Ruysdael, creato nel 1665 e oggi esposto alla National Gallery di Londra, è un esemplare affascinante di come l'arte del paesaggio fosse valutata e apprezzata nella Repubblica olandese del XVII secolo, un periodo e un luogo dove la Chiesa protestante non commissionava più arte sacra, spingendo i mecenati laici a preferire dipinti di paesaggi. Questa opera di Ruysdael non si concentra su eroi biblici o mitologici, ma piuttosto sul paesaggio stesso che diventa il protagonista principale della tela. Il dipinto non rappresenta un luogo specifico, ma è piuttosto un'interpretazione idealizzata della contea di Goi, nel cuore dei Paesi Bassi. Ciò che colpisce immediatamente è il grande cielo nuvoloso che occupa la maggior parte del dipinto, un elemento caratteristico che esprime la grandezza della natura rispetto alla piccolezza dell'essere umano. Il dettaglio interessante è che, sebbene il paesaggio sia stato dipinto da Ruysdael, le figure dei pastori e degli animali nell'angolo in basso a sinistra sono opera di Adrian van de Velde, specialista in figure e animali. Questa collaborazione tra artisti specializzati in generi diversi era una pratica comune nell'arte olandese di quel tempo. Il dipinto è diviso in due parti contrastanti, una area di prati soleggiati e un cielo tempestoso, quasi a simboleggiare la dualità tra la tranquillità terrena e l'imponenza divina del cielo. Le nuvole, descritte con pennellate rapide e leggere, sembrano muoversi grazie al vento che si percepisce guardando il quadro, suggerendo un cambiamento imminente del tempo. Particolarmente affascinante è il riflesso del cielo e dei castelli in un placido corso d'acqua. Un dettaglio che mostra l'abilità tecnica di Ruysdael nel creare un effetto speculare che rafforza l'atmosfera del quadro. In basso, due figure umane riposano, sminuite dalla vastità del paesaggio che le circonda, un promemoria della posizione modesta dell'uomo di fronte alla grandezza della creazione. Il dipinto di Ruysdael quindi non è solo una rappresentazione della natura, ma anche una riflessione sulla relazione tra uomo, la natura e il divino, offrendo agli spettatori un'immagine ricca di simbolismo e significato profondo, perfetta per introdurre i giovani studenti all'arte del paesaggio olandese e alle sue peculiari caratteristiche tecniche e stilistiche. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!